La Loggia dei Cavalieri è uno tra gli edifici più significativi di Treviso. Dal nome si potrebbe ipotizzare un collegamento con i Cavalieri Templari, nonostante non ci siano prove certe al riguardo. È situata all'incrocio tra via Martiri della Libertà e via Indipendenza e nel luogo dell'antico foro della Tarvisium Romana. Fu realizzata nella seconda metà del 1200 con il podestà Andrea da Perugia, simbolo del potere politico assunto dai nobili nell'età comunale, XI-XIII secolo. Era il punto di incontro per i cavalieri e la nobiltà per partecipare, nella bella stagione, a giochi di società. La destinazione d'uso della loggia non fu sempre la stessa nel corso del tempo. La funzione iniziale come punto di ritrovo per la cavalleria e la nobiltà terminò nel 1388, quando la città fu presa da Venezia e alla fine del 1400 divenne un magazzino a cui furono in seguito addossate numerose costruzioni. Nel 1500 vi fu costruita all'interno una casa, successivamente fu adibita a deposito di legname e nel 1600 vi erano depositate oltre 100 botti. Nella seconda metà del 1800 era divenuta un deposito e rivendita di casse da morto. Andata sempre più in abbandono, rischiò di essere demolita alla fine del XIX secolo, durante il bombardamento di Treviso nel 1944, per lasciare il posto ad una piazza. Il restauro è avvenuto in più fasi, dai primi anni del 1900 fino alla fine degli anni 80, ma nel 2013 sono state scoperte porzioni di affreschi nell'intradosso delle volte. Queste ristrutturazioni sono state possibili anche grazie all'abate Luigi Bailo, uno dei più importanti conservatori del patrimonio storico ed artistico di Treviso, che ha sventato più volte le iniziative di demolizione. La loggia ha un'architettura singolare di grande semplicità, tipico esempio del romanico trevigiano che risente dell'influsso bizantino. È una sorta di piazza coperta in mattoni e a pianta quadrilatera irregolare con un tetto in coppi. È aperta su ognuno dei tre lati da 5 arcate sorrette da esili colonne quadrate in pietra d'Istria con un capitello liscio. La copertura piramidale è sorretta da una complessa struttura di travi lignee e sporge dai tre lati aperti. Nello spazio interno si innalza una grossa colonna per metà in granito violetto. La loggia è stata decorata ad affresco in 2 momenti e gli strati di intonaco risultano oggi per lo più sovrapposti. La prima decorazione fu probabilmente realizzata tra il 1276 e il 1277. Il secondo strato di affreschi è invece databile 1313-1314, in seguito alla cacciata dei De Camino.